The Boys è giunto alla fine e diciamolo, siamo tutti delusi. E io mi sono chiesto, ma perché siamo delusi? Perché in fondo il finale in sé non è sbagliato, anzi è esattamente quello che ci aspettavamo, o che almeno io mi aspettavo. Il fatto è che quando arriva non lo senti, non lo percepisci come soddisfacente. We truly live in an age of wonder. E quindi oggi in questo video andiamo ad analizzare tutta questa quinta stagione di The Boys facendo spoiler liberi totali su tutto e andiamo a capire passo passo tutto quello che è andato storto e che quindi si poteva fare diversamente per arrivare a un finale che soddisfacesse. Perché per 5 anni ci hanno raccontato che sarebbe finito tutto in un'apocalisse, o almeno questo era l'andazzo. Un dio impazzito, un mondo in fiamme, un punto di non ritorno. Il problema qui, come ho detto, non è il finale di The Boys, ma è tutto quello che viene prima in quest'ultima stagione, perché c'è una differenza tra un finale sbagliato e un finale che ti delude. Quello di The Boys è scritto bene, è coerente, è esattamente come doveva andare. Butcher che stracagna di mazzate, patriota senza più poteri. Cosa c'è di più soddisfacente di questo? Eppure non soddisfa pieno. Andiamo quindi a capire perché. Tra l'altro, se siete interessati per le prime 4 stagioni, ho già realizzato un'analisi che vale ancora, la trovate sul canale, ve la linko qui sotto. Adesso farò giusto un piccolo riepilogo per capire come siamo arrivati a questa quinta stagione. Perché per capire la caduta dobbiamo ricordare anche da che altezza siamo precipitati. The Boys esce nel 2019. Nel momento perfetto. Il pubblico è saturo di supereroi buoni, belli e vincenti e arriva una serie che prende quel mito e lo rovescia come un calzino per farti vedere cosa c'è dentro. La domanda di partenza è quindi semplice e devastante. Se domani spuntasse una persona capace di volare, di sparare laser dagli occhi, ma davvero pensate che andrebbe in giro a salvare le persone, a salvare i gattini? O piuttosto è più credibile che prima o poi questo superuomo decida di sedersi su un trono e guardare tutti dall'alto? Beh, la risposta di The Boys è patriota, un Superman, solo che questo Superman è cresciuto in laboratorio come una cavia, privato di ogni affetto ed è venuto su come un narcisista con il laser negli occhi, un bambino rotto dentro in un corpo invincibile, che vuole disperatamente essere amato, e ciò nonostante odia comunque chiunque lo ami. Ed è questa contraddizione a renderlo uno dei cattivi più spaventosi mai visti in TV, perché non sai mai cosa farà, potrebbe sorriderti o incenerirti, e la cosa più terrificante è proprio quando lo vedi allegro, quando sorride, perché non sai mai come può reagire. Dall'altra parte abbiamo poi Billy Butcher, che odia i supereroi con ogni fibra del suo corpo, perché sua moglie Becca è stata violentata da Patriota. Butcher non è un eroe, è soltanto uno stronzo che mente e usa le persone. Però è il nostro stronzo e attorno a lui si raccoglie una squadra di gente normalissima, senza poteri, che combatte i super non con la forza, ma con le informazioni. C'è Yuri, che entra in tutto questo nel modo più brutale possibile. La sua ragazza Robin viene polverizzata davanti ai suoi occhi da A-Train, un supereroe velocissimo. Ed è questa la scena che apre la serie. Ed è una dichiarazione di intenti molto chiara. La serie ci sta dicendo: i supereroi qui non salvano nessuno, anzi, sono loro il pericolo. E le prime 3 stagioni sono un crescendo continuo. La prima ti schiaffeggia, ed è forse anche la più ansogena di tutte, perché i boys sono gente perfettamente umana che combatte una multinazionale di esseri sovraumani, certi dei quali ti buttano giù un palazzo con una scorreggia. I boys sono letteralmente formiche contro dei, e quindi ogni loro mossa ti fa sentire addosso quanto è folle quello che stanno facendo. La seconda stagione alza ancora il tiro e diventa profetica, con Stormfront che usa i meme e il populismo come armi in un modo che nel 2020 sembrava magari esagerato. Oggi è quasi un manuale di istruzioni su come funziona questa roba. Poi la terza stagione tocca il picco. Abbiamo Herogasm e quel finale in cui Patriota incenerisce un manifestante davanti alla folla. E la folla applaude. Lì, in quel momento, la serie cambia marcia. Non è più solo una storia di supereroi corrotti, ma è una storia su come una società può scegliere di seguire un tiranno e applaudirlo. Ma è proprio dalla terza stagione che lentamente la qualità della scrittura della serie inizia a calare. E una delle prime cose che fa calare questa qualità è il fatto che i The Boys piano piano smettono di essere
esseri umani. Arriva Kimiko, poi c'è Starlight, poi pure Butcher prende i poteri, e quindi quando i buoni diventano forti tanto quanto i cattivi, diciamo che l'interesse nello scontro si abbassa, perché non stai più guardando una resistenza disperata di umani contro divinità, ma stai semplicemente guardando due super che se le danno. Quindi quella tensione che c'era prima da formiche contro dei lentamente va diminuendo. Arriva poi la quarta stagione, che è la più politica di tutte ed è anche la meno action di tutte, ed è però anche quella in cui certi vizi diventano evidenti, cose che sembrano importantissime e poi spariscono, personaggi che sopravvivono a situazioni dove dovrebbero morire senza dubbio. Però la quarta stagione ancora tiene perché nonostante poteva essere la stagione conclusiva, riesce a costruire una sorta di rampa che prepara a un gran finale, per cui io dico sì, The Boys doveva chiudersi probabilmente in 3 stagioni, al massimo 4, e invece purtroppo siamo arrivati alla quinta, che doveva essere l'apocalisse promessa e caricata, e invece non lo è. Arriviamo quindi a parlare della quinta stagione, che parte ristabilendo lo status quo, e già qui qualcosina stona. Frenchy, latte materno erano in un campo di detenzione e Butcher era diventato una specie di Venom con quel tumore super potenziato e quei serpentoni che gli escono dal corpo. La prima puntata rimette a posto i pezzi, ma nel farlo toglie di mezzo un sacco di roba di fretta. Butcher va a uccidere il suo padre morente, è un filo narrativo che pendeva da stagioni e finalmente si chiude, però è una cosa buttata lì in un angolino. Esce finalmente il video del volo 37, quello in cui Patriota e Maeve avevano lasciato morire degli innocenti, ma cosa cambia? Assolutamente niente, perché ormai siamo in una piena dittatura. Il colpo più grosso della prima puntata è sicuramente la morte di A-Train, che è forse una delle poche cose che funziona davvero in tutta questa stagione. A-Train scappa dal campo dopo aver liberato gli altri e si ritrova una donna in mezzo alla strada. Può travolgerla, esattamente come fece con Robin nella primissima scena di questa serie. Però lui sceglie di frenare e frenando si fa prendere da Patriota, quindi si fa uccidere pur di non rifare quell'errore. Patriota gli spezza il collo, ma il personaggio si chiude in un cerchio perfetto, perché appunto muore facendo l'opposto di come l'avevamo conosciuto. E questa ascesa nei buoni di A-Train è un qualcosa che si è costruito bene nel corso delle stagioni. Però questa sua morte io la vedo anche un po' come uno spreco, perché un A-Train buono dentro la Resistenza io l'avrei voluto vedere fare qualcosa, non morire alla prima puntata. Cioè, letteralmente vediamo finalmente lui che si redime e ce lo tolgono di mezzo. Che palle! È un primo esempio di come i personaggi in questa stagione non vengono chiusi bene, vengono smaltiti, tolti di mezzo perché non si sa più cosa farne. Anche se cose da fargli fare sicuramente si potevano pensare. Nella seconda puntata entra poi in scena il vero motore della stagione. Il virus che uccide i supereroi è pronto e lo provano su Rockhard, un membro dei Teenage Geeks diventato una sorta di montagna di quasi mezza tonnellata, che è sepolto sotto il suo stesso sperma. Questo è, possiamo dire, The Boys al suo massimo grado di assurdo. Sì, fa ridere, è una cosa simpatica, è pienamente coerente con la serie. Il virus funziona, è letale per i super, innocuo per gli umani, solo che nel frattempo Patriota aveva risvegliato Soldatino che anche lui rimane esposto al virus, ma si scopre essere immune. Perché da qui in avanti la stagione gira tutto attorno a una cosa, il cosiddetto V1, il composto originario, quello che ha reso immortali Soldatino e pochissimi altri. Patriota lo cerca per diventare immortale, perché altrimenti il virus potrebbe ucciderlo, e quindi i Boys anche loro lo cercano perché gli serve per fermare Patriota. E quindi in mezza stagione, anzi quasi fino alla fine, questo è il concetto, trovare sto minchia di V1. E per carità, Patriota immortale è un problema serio, non perché sia immortale e basta, ma perché lui è pazzo, è incontrollabile, è un dio bambino. Serving the Lord. Being the Lord. I am the Messiah. I'm the Savior of the world. A differenza di Soldatino o anche Bombsight, che sono comunque immortali, lui vuole bruciare tutto, quindi è decisamente un problema. Per cui diciamo che la posta in gioco
in parte regge. Il guaio è un altro, ed è quanto a lungo la stagione fa girare questo motore senza andare da nessuna parte, riempiendo episodi di chiacchiere per arrivare comunque dove sapevamo già di dover arrivare. Il cuore emotivo della stagione, almeno all'inizio delle prime puntate, è il rapporto tra Patriota e Ryan. Ed è una delle cose che possiamo dire funziona decentemente. È interessante come si evolve. Nella terza puntata Ryan affronta il padre e gli chiede a brutto muso se ha violentato sua madre. Patriota chiaramente nega, però Ryan, credendosi ormai abbastanza forte, lo sfida, solo che intorno a Patriota sta crollando tutto. Il suo presunto padre soldatino lo ha appena umiliato, rinfacciandogli la stessa cosa che gli aveva detto A-Train poco prima di morire. Take away these powers. And what are you, huh? Pathetic. Weak. Sniveling fucking loser. Quindi Patriota si rende conto che tutti quelli che lui ha amato lo hanno abbandonato. E quindi prende il figlio e lo sfracagna di mazzate fino a quasi ucciderlo. Mo, piccola cosa, a me il personaggio di Ryan, come è stato usato, mi sta sulle palle, quindi ho goduto non poco a vederlo sfracagnato di mazzate. Per stagioni questo personaggio, Patriota, è stato la cosa più spaventosa della TV, proprio perché niente di fisico lo tratteneva, era tenuto al guinzaglio solo psicologicamente, da un bisogno disperato d'affetto. Era insomma una bomba d'orologeria dove bastava una delusione perché tutto saltasse in aria. Quante volte abbiamo visto quelle scene che si chiudono su di lui con quasi la lacrima che sta per scendere e poi stacco e nella scena dopo è di nuovo immobile. Stavolta però la bomba è esplosa per davvero e l'ha fatto su suo figlio, perché adesso non ha veramente più nessuno da cui provare a farsi amare. Il padre non se lo fila, il figlio lo odia. Chi c'è più? Nessuno. Butcher comunque arriva quando poi Patriota se n'era già andato e trova Ryan in fin di vita e succede una cosa molto carina. L'uomo che fino a poco prima voleva sacrificare quel ragazzo per far fuori il Patriota, adesso lo vuole proteggere, perché il piano di Butcher in questa stagione è tanto agghiacciante quanto umano. Lui vuole che Ryan porti il virus addosso al Patriota così da infettarlo e però morire nel frattempo entrambi. Butcher però non è cattivo, è incattivito, si sente costretto a fare una cosa mostruosa perché crede che non ci sia alternativa e questa è la spina dorsale della stagione, che da sola potrebbe anche reggere. Il problema è tutto quello che cresce intorno. Prendiamo adesso il personaggio di Sister Sage, che sulla carta è il personaggio più affascinante della VOD. Ok, lei è la donna più intelligente del mondo, il cui superpotere quindi non è volare, non è sparare laser, ma è banalmente pensare. Quindi in un universo di super con la testa vuota, finalmente una che usa il cervello, in teoria, perché è proprio qui che la scrittura crolla. Il suo personaggio, diciamolo, non funziona. Ma perché non funziona? Semplicemente perché scrivere un personaggio super intelligente è difficilissimo. Richiede che chi scrive sappia mettergli in bocca ragionamenti davvero brillanti. E allora con Sage cosa decidono di fare? Le fanno costruire le strategie sul prevedere le reazioni emotive degli altri. Ma quella non è intelligenza analitica, quello è tirare a indovinare. Lei se ne sta seduta, parla con tutti con quella sua aria di sufficienza che si crede sto cazzo e alla fine ti dice che ha tessuto la sua ragnatela. Poi succede qualcosa su cui non aveva controllo e lei commenta che è andato tutto secondo i piani. Essere intelligenti non vuol dire leggere nel pensiero. Tra l'altro nei set c'è letteralmente Ashley che il pensiero lo legge per davvero. Comunque il disastro arriva poi quando a 3 puntate dalla fine scopriamo il suo grande piano. Because I'll be watching from my cozy bunker outside Colorado Springs. And when it's all over, I can read all day, every day. No one bothering me. Nothing but peace and quiet forever. Lei vuole che il virus venga rilasciato, far morire tutti per poi chiudersi in un bunker a leggere in pace. Cioè, questo è il piano, far finire il mondo per starsene da sola. Ma perché questo piano mi sembra estremamente stupido? Perché prima che la VOD andasse a prenderla, prima che Patriota andasse a prenderla, lei che cos'è che faceva? Se ne stava già da sola in un appartamento fatiscente a leggere i suoi libri. Vabbè, appartamento fatiscente, era un po' una bettola. E nonostante lei è la persona più intelligente del mondo e vive
viveva in una sorta di bettola. Ma porca miseria, sei così intelligente, perché non sei multimiliardaria? Ma lasciamo stare. Il fatto è che appunto lei stava già da sola a leggere i suoi libri in un appartamento, viveva in un buco e adesso sogna un bunker. Più va avanti, meno sta roba c'ha senso. E non è una stranezza innocua, perché il finale della stagione passa proprio da lei. E qui spunta un altro vizio di questa stagione: l'ipocrisia dell'universo condiviso. Per capire fino in fondo certe cose che Patriota e Sage si dicono, devi aver visto la seconda stagione di Gen V, uno spin-off di The Boys, che a parlarne, se volete ne parliamo, ma fa cacare. Tanto è anche stato cancellato, per fortuna. Il fatto è che The Boys per anni ha sbeffeggiato la Marvel e i loro universi interconnessi, dove dovevi guardarti 5 prodotti diversi per capirne uno. Ma adesso sta quasi facendo la stessa cosa, e quei personaggi presi in prestito come Marie Moreau, che ci viene descritta potente quanto patriota, alla fine neanche servono a niente, spuntano soltanto negli ultimi episodi e non incrociano mai davvero patriota, non combattono la battaglia che conta, e nell'ultima puntata li usano giusto come accompagnatori per portare in salvo i sopravvissuti. Per carità, è giusto così, perché dei personaggi che in The Boys non sono mai appariti non possono apparire alla fine e risolvere tutta la faccenda. Però se voi avete visto Gen V, sapete che questa Marie Moreau è stata descritta come potente quasi quanto patriota. Ma allora, ma che minchia me la descrivi potente quasi quanto patriota se tanto non la puoi usare per effettivamente combattere patriota? Perché non avrebbe senso integrarla all'ultimo nella serie principale. E per quanto poi appaiano solo negli ultimi episodi e non fanno comunque nulla, sono comunque personaggi che, per chi non ha visto Gen V, ma che cazzo sono questi? È veramente una cosa che non ha senso. Potevano, se volevano fare uno spin-off raccontando qualcosa magari di più piccolo, di separato dalla serie principale. Non c'era bisogno di fare Marie Moreau e venderla come potente quasi quanto patriota. No, facevi Marie Moreau un altro personaggio, sì, potente, si faceva i fatti suoi e vive magari una storia parallela a quella di The Boys, ma più piccola, separata. Così avevi una serie che funzionava in maniera a sé stante. E invece no, hanno dovuto interconnettere le cose. E quindi hanno fatto 2 stagioni di Gen V per presentare personaggi che poi alla fine sono risultati come comparse in The Boys. E quindi danno fastidio sia in un senso sia nell'altro. In Gen V perché non sono serviti a niente, danno fastidio in The Boys perché chi cazzo sono questi. E adesso voglio parlare di Kimiko, che era uno dei personaggi più toccanti della serie. They found my asshole like a mile away. Una ragazza muta, devastata dalla violenza, che si era ricostruita un pezzo di vita dentro il gruppo. Adesso che ha riacquistato la voce, la parola, l'hanno trasformata in una macchietta che parla quasi solo di pornografia e battute spinte. Ok, per carità, io capisco l'idea, voler fare il contrasto tra prima che non parlava proprio e adesso che fa questa roba qua. Ma il risultato è che la rendono meno Kimiko. Le stanno appiccicando addosso una personalità nuova che cozza con quella di prima. E poi Starlight, che in questa stagione è semplicemente inutile. Negli equilibri della trama, quasi che conta di più Ashley. Per carità, gli hanno messo un episodio anche carino, quello in cui ritrova suo padre, e capiamo anche un po' come gli oppositori di Patriota, gli Starlighter, siano ormai una categoria perseguitata, deportata nei campi. È un bel ritratto del mondo in cui la serie si sta ambientando, ma non è un arco per lei. Starlight se ne va, il padre le dice di restare vicino alle persone che ama, Starlighter dice ok, hai ragione e torna. Tutto qui, il suo grande contributo alla stagione è andarsene e tornare, e nel frattempo la stagione continua a smaltire chi non sa più dove mettere. Firecracker, che per puntate intere è stata la soldatessa fedele di Patriota, la sua addetta alla comunicazione. Di colpo riceve un abbozzo di dramma personale e poi viene tolta di mezzo. A cosa è servito? La sua morte sembra solo l'ammissione di chi non sapeva più che farsene di lei. E poi c'è tutta la faccenda di Black Noir e Abisso, ed è qui che si tocca il fondo del buttato lì. Scopriamo anche che fa di nascosto l'attore di un musical sui Bee Gees, e quando minaccia di smascherare Abisso reagisce facendo uscire un'anguilla che uccide il regista di quello spettacolo teatrale di Black Noir, e quindi Black Noir per ripicca distrugge un oleodotto che inquina tutti i mari, fa morire un sacco di pesci, e i pesci si incazzano con Abisso e quindi promettono di farlo fuori se lo beccano di nuovo, e quindi Abisso per ripicca uccide Black Noir. Ma come lo uccide? Con un minchia di coltellino del cazzo. Ora Black Noir noi l'abbiamo visto volare, l'abbiamo visto essere forte, beccarsi proiettili e non subire nulla. Abisso arriva da dietro e lo buca un po' con sto coltellino della minchia e lo fa fuori. Tutto questo dopo che ci stava
stavano raccontando il personaggio di Black Noir finalmente, stavamo entrando nella sua psicologia e poi puff, Black Noir, via, cacca. Non serve a niente, cioè inserire elementi, raccontarli un minimo e poi farli fuori così a caso. È letteralmente l'esempio di chi ha bisogno di smaltire personaggi. Nonostante nelle 8 puntate di questa stagione c'era tutto il tempo per costruire qualcosa di interessante, di più coerente, di più succoso, perché veramente questa stagione gira troppo a vuoto. Parliamo adesso di Soldatino, che è forse il caso più emblematico di tutta questa stagione. Io posso azzardare a dire che lui è il personaggio migliore, anche perché è il più caratterizzato in questa stagione. Ma perché? Perché lui occupa uno spazio enorme, proprio come tempo sullo schermo. E nonostante Soldatino venga raccontato così tanto, poi a un certo punto Patriota lo mette KO così, strangolandolo un pochino, e lo congela di nuovo per l'ennesima volta. Certo, io me lo ricordavo un po' più forte Soldatino, un po' più combattivo, e si è fatto mettere KO in una scena che è ridicola. Quindi tutto ciò che abbiamo visto di lui non è servito a niente, ma non è servito a niente, ma in realtà è servito perché è in arrivo una serie su di lui, e quindi capiamo che tutto il tempo passato su Soldatino in questa quinta stagione in realtà serviva soltanto a fare pubblicità a un prodotto futuro. Vote Rising, The Boys, la serie che criticava questo meccanismo, adesso lo sta usando su se stessa nel suo ultimo capitolo. Prendiamo un attimo in esame il quinto episodio, che è uno degli episodi forse più criticati di questa stagione, o comunque più discussi, perché questo quinto episodio, diciamocelo senza giri di parole, è un diamine di riempitivo. La struttura dell'episodio è anche interessante, ha episodi separati, ma gira a vuoto, segui le storie dei vari personaggi, ma nessuna porta da nessuna parte. C'è la morte di Firecracker, c'è la morte di Black Noir, le poche cose di trama che scopri le sapevamo già, semplicemente si aggiunge il piano di Sage. Questo è il sintomo di un male più grande che attraversa tutta la stagione, un continuo reset e riparti. Le puntate spesso sembrano tra loro scollegate. Vi faccio un esempio. Pensate al finale dell'episodio 6, quando Patriota spara i laser al cielo e c'è Butcher che dice Run. E poi episodio 7, come se nulla fosse, tutti pronti ad organizzare l'ennesimo piano di sta minchia. Per non parlare poi del fatto che Patriota, quando assume il V1, in teoria doveva diventare super potente, ma dopo non ci viene mai mostrata questa sua superpotenza. Anzi, sembra quasi più debole di prima. Ma vabbè. La storia va letteralmente avanti a compartimenti stagni, con momenti alti che poi la puntata dopo nessuno ricorda. Appunto una stagione che ripete le situazioni senza mai farle avanzare. E quando sei a 3 puntate dalla fine e ti accorgi che stai ancora girando in tondo, capisci che qualcosa nella costruzione si è rotto. Ciò nonostante io ho continuato a guardarlo, perché c'è una cosa che The Boys, anche nel suo momento più basso, ha continuato a fare veramente bene, e cioè la satira del potere, la critica alla società. Questa stagione è stata scritta prima che Trump tornasse alla Casa Bianca, eppure ha previsto la realtà in un modo quasi inquietante. C'è una puntata in cui Patriota si autoproclama il nuovo messia, con tanto di riunione marketing per capire come convincere milioni di americani che il loro eroe è in realtà un dio. Quella puntata è uscita il giorno dopo che Trump, nella realtà del nostro mondo, si è messo a leggere la Bibbia in pubblico davanti alle telecamere. Hanno spesso preso cose che Trump aveva già un po' fatto nel suo primo mandato e le hanno gonfiate per farne una parodia, e la realtà poi del suo secondo mandato le ha raggiunte. E questo cavolo ti tiene incollato anche quando la trama un po' scricchiola, perché è paradossale ma è interessante da guardare, perché è una serie capace di leggere il presente con questa lucidità. È assurdo che poi nella sua storia scelga la strada più pigra. Arriviamo adesso a parlare del finale, e lo dico subito, il finale preso da solo è buono, il problema è tutto quello che lo precede, che gli toglie il peso che dovrebbe avere. Patriota, da come ci arriviamo, è ormai immortale, grazie al V1 che Soldatino gli ha dato, che poi Soldatino volta pagina totalmente in questa stagione. Prima aiuta, poi non aiuta, deciditi cavolo. Come quindi depotenziare Patriota che è immortale? Irradiandolo con lo stesso raggio energetico, con quella onda energetica di Soldatino. Solo che Soldatino non lo vuole fare, è stato lui a dare V1 a Patriota, e tra l'altro è anche stato ricongelato. E quindi irradiamo Kimiko con l'uranio, le radiazioni, così da farle ottenere lo stesso raggio di Soldatino. In 2 giorni. Quello che ai russi costò oltre un decennio di esperimenti,
protagonisti, Frenchy e Sage, lo replicano in un weekend con un macchinario all'uranio spuntato dal nulla, e poi al di là della rapidità folle c'è proprio un buco di coerenza enorme che alla serie sfugge. Se i boys creano un super con le radiazioni in 2 giorni, allora la Vought può sfornare super di nuova generazione quando le pare. È una scorciatoia che apre una voragine e tutto il finale dipende da lì. Tra l'altro, l'enfasi messa su quell'esperimento ti fa capire il finale con un episodio di anticipo. Capiamoci, quando fanno a Kimiko questa roba, quindi a rischio di ammazzarla, dopo che Patriota ha assunto il V1, capiamo che quindi questa roba andrà a buon fine e sarà questo il modo con cui fermeranno Patriota. Ce l'hanno spoilerato con un episodio di anticipo. E poi, sempre nel penultimo episodio, ecco che abbiamo i personaggi di Ingen V, buttati in scena così 2 ragazze mai viste nella serie principale che parlano con Starlight e il latte materno come se si conoscessero da una vita. Di nuovo l'universo condiviso che presenta il conto. Il penultimo episodio è anche quello in cui muore Frenchy, che lo fa, diciamo, sacrificandosi, perché si chiude in una stanza con Patriota, libera l'uranio, quello degli esperimenti su Kimiko. Patriota è immortale, ovviamente non subisce quasi nulla, gli esce giusto qualche brufolo, e Frenchy, che invece è umano, si becca tutte quelle radiazioni, e nonostante noi vediamo Kimiko che dopo 30 secondi è più là che qua, Frenchy se ne becca un bel po' di radiazioni, e Frenchy è umano rispetto a Kimiko, e riesce comunque a uscire da quella stanza e andare a dire le ultime parole a Kimiko. Certo, emotivamente può anche funzionare, ma a livello di logica non regge, sarebbe dovuto crepare molto prima. Mentre il latte materno e Starlight sono in missione, in mezzo al pericolo, lui parte con un monologo di 3 minuti su come da ragazzino salvò un piccione ferito e su come il soprannome con cui lo prendevano in giro, latte materno, bla bla bla. Sì, per carità, bella storia, ma non ha senso che ti metti a raccontarla in quel momento. Ti distrae da quello che stai facendo ed è una missione importante. Quindi, ma perché diavolo ti sei messo a raccontare i fatti tuoi proprio ora? È letteralmente la scrittura che si ferma per fare il pippone emotivo. Un altro momento no sense è poi quello di Synapsi, il super telepate, quello che ti legge nella mente e ti fa svenire solo guardandoti, che ha catturato Butcher e Yugi, li tiene prigionieri legati con i poteri di Butcher annullati. Situazione senza uscita sembra, ma come ne escono? Yugi attacca un pippone al super telepata e questo, che legge le intenzioni e ti può annientare col pensiero, si fa distrarre da questo discorsetto che Yugi gli fa. Because you were so focused on my head, you weren't focused on his. Butcher riesce a riprendere i poteri e a farlo fuori, a liberarsi. Porca miseria, ci hanno raccontato un personaggio troppo potente per essere fregato così, e poi lo fregano così. È la pigrizia di volere personaggi onnipotenti e poi doverli depotenziare al volo perché la scena altrimenti non si sa come chiuderla. E poi c'è l'assalto alla Casa Bianca. Tutto il piano si fonda sul sapere dove sarà Patriota, e Patriota sarà alla Casa Bianca perché deve fare la diretta in cui si proclama Dio. Solo che sapere dove sta Patriota non è che vale troppo, perché con la velocità che gli hanno dato, lui se vuole in un millisecondo è a 300 km di distanza. C'è letteralmente qualche scena prima lui che afferra l'uomo più ricco del mondo e lo porta nello spazio e torna in un istante. Patriota, che poi c'ha anche la vista a raggi X, il super udito, nel momento in cui si sente questi qua nella stanza a fianco, prende e vola via, o no? Questo almeno a livello della logica che la serie ci ha costruito. Qui il piano si regge un po' su un'informazione utile ma anche no, anche perché Patriota sa che i boys hanno un'arma per depotenziarlo, lui lo sa, e la cosa ancora più strana è che non chiama nessun super a difenderlo, non si circonda di psichici, niente. La Casa Bianca è praticamente vuota, una dozzina di persone in tutto. Infatti i boys entrano col minimo sforzo dai tunnel di cui il latte materno ricorda ancora i codici che non ha senso che non sono stati cambiati. Ma qui arriva una cosa qua arriva una cosa fantastica, una trappola che O'Fader ha preparato, con la quale ha avuto il coraggio di dire a Patriota: non te preoccupa, ho preparato una trappola che, guarda, gli famo il culo. La trappola è letteralmente un corridoio con 2 porte che si chiudono e 4 scemi che sparano con un fucile mentre un fischietto per cani assorde super. Questa è la grande trappola che dovrebbe proteggere la divinità che governa l'America. E se la cavano in un modo ancora più stupido. Ashley all'improvviso scappa nei tunnel per liberarli. Lead the way. Fuck no, he would rip my tits out through my vag. But I'm sure you'll be fine. Ora, per carità, la redenzione di Ashley io la volevo, me l'aspettavo, però porca miseria, in quel momento sembra troppo buttata lì, è troppo rapida, è troppo dal nulla. Certo, sappiamo che è terrorizzata da Patriota e forse vede una via di fuga, ma sulle basi di cosa vede questa via di fuga? Letteralmente nulla. Si poteva costruire diversamente la stagione per arrivare a questo momento meglio, sì, ma non è stato fatto. Comunque, i nostri
nostri supereroi, i nostri boys, mentre sono nella Casa Bianca, tipo a un paio di stanze dalla stanza ovale dove c'è il Patriota, stanno a far casino. Per esempio Starlight sfonda una finestra per portare via Abisso e Patriota, che ha il super udito, non sente niente. E a proposito di Starlight con Abisso, la loro scena non ha senso, perché lei porta Abisso, sentite un po' dove? Vicino al mare, nel suo elemento. È letteralmente una tattica suicida. Perché? Perché sulla spiaggia, a parte che non c'è corrente elettrica, che è il potere di Starlight, Abisso è nel suo ambiente. Starlight non sa che Abisso ha litigato con i pesci. Porca la puttana, se Starlight fosse intelligente poco lo avrebbe portato in qualsiasi altro posto, non nel suo elemento. Magari se lo voleva uccidere lo lasciava anche precipitare da chilometri di altezza. Ok, non lo voleva uccidere, sono d'accordo, ma non portarlo in spiaggia. La coerenza che non c'è. Questa scelta serviva soltanto perché gli sceneggiatori volevano che Abisso venisse ucciso dai pesci. Questa è una forzatura e non va bene. Tra l'altro poi Starlight sta abbandonando i suoi amici nella missione più importante della loro vita e si va a fare la chiacchierata in spiaggia con Abisso. Ma io dico, ma portalo da una parte, ritorna alla Casa Bianca e poi dopo qualche ora, una volta risolto il problema Patriota, te lo vai a riprendere e ti fai la chiacchierata. Non ha senso che rimane lì a parlargli. Father è una scena che io ho trovato in realtà molto divertente, perché quasi che non me l'aspettavo. Viene liquidato in 10 secondi. Mentre sta per lanciare la sua onda sonora, latte materno gli infila in bocca un bavaglio indistruttibile e quindi gli si sfracagna tutta la testa. E qui c'è un dettaglio divertente, perché la serie si era presa la briga di presentarci quel bavaglio. This one will never explode. Circa ad inizio episodio c'era una scena apposta in cui appunto Ashley spiega che quel bavaglio è indistruttibile, che quindi lo possono usare per i loro giochetti sessuali, in modo appunto da giustificarci il fatto che poi funziona per uccidere Father. Quindi qua si sono preoccupati di scrivere una cosa che ha senso e di raccontarla in maniera completa, e poi ci sono tutte le altre puttanate. È tutto qui il problema. Cura maniacale per quel dettaglio anche inutile e poi sciatteria su quello che conta. Ma comunque arriviamo allo scontro. Prima dei pugni veri e propri c'è il vero colpo che Patriota incassa ed è verbale. Dad, get fucked. I am nothing like you. You were already the most powerful person on Earth, and you were a lonely, miserable piece of fucking shit. Ryan lo rifiuta in faccia, gli dice che lui non è niente come lui e che spaventare la gente per farsi chiamare Dio non lo rende un dio. Questa è la frase che chiude l'arco del ragazzino. Il ragazzino che comunque in 8 puntate l'abbiamo visto tipo in 3 puntate, infatti mancava da un po', non sapevamo che fine aveva fatto, non sapevamo nulla, è arrivato così a cazzo di cane alla fine. Lui è poi anche l'unica persona di cui Patriota voleva davvero l'amore e adesso sa che non lo avrà. E arriva quindi la resa dei conti fisica, che 5 stagioni hanno costruito, e si riduce però ad una scazzottata in una stanza con 3 personaggi: Butcher, Ryan e Kimiko. Niente Hughie, niente latte materno, niente Starlight, niente soldatino. Evening, cunts. Ryan prova a tenere fermo Patriota. Butcher, che ancora prima di togliere i poteri lo prende di pugni, nonostante Patriota dovrebbe essere super veloce, avevo visto qualche scena prima, volare e tornare dallo spazio in un millisecondo, ma ciò nonostante riesce a colpirlo. Patriota che non riesce a volare via perché lo riescono sempre a prendere, nonostante lui dovrebbe essere super forte. Kimiko che non riesce a sparare sto cazzo di onda energetica, e comunque Patriota che non riesce magari ad affettarla in 2 con i suoi laser dagli occhi, cosa che comunque gli abbiamo già visto fare. È una scena ridicola, perché Patriota, soprattutto dopo che ha preso il V1, dovrebbe essere ancora più dannatamente potente, e 3 fessacchiotti con mezzo potere in croce riescono a invece tenerlo bloccato in quella stanza. Tutto davanti a una telecamera che non si sa come si riesce a non rompere. Poi finalmente Kimiko, grazie all'aiuto, una visione di French che dura tipo 3/4 di giornata, tempo in cui Patriota ci mette un attimo a sparare 2 laser e affettare Kimiko in 2, ma ok, riesce finalmente con l'aiuto di French nella visione a sparare sta onda energetica e a togliere il potere a tutti e 3, Butcher, Ryan e Patriota. Anche se io su Ryan ci avrei qualche dubbio, perché lui in teoria non gli è stato iniettato il composto V, ma piuttosto lui è nato con i poteri, quindi magari il V nel sangue ce l'ha, però forse è un discorso diverso, chissà. Secondo me potrebbero ricacciarlo fuori con i poteri Ryan. Comunque, una volta tolti i poteri a Patriota, la scena che segue, posso dire, è anche divertente. Vederlo provare a volare via senza riuscirci, vederlo che prega in ginocchio Butcher di Stop! I'll suck your dick, please! I'll do anything! You want me to eat shit? I'll eat your fucking shit!
è letteralmente il bambino che è sempre stato, ma che era nascosto sotto la corazza dei poteri che lo facevano sembrare un duro. A quel punto Butcher lo finisce a colpi di spranga e la situazione finalmente si risolve. Patriota è eliminato. E qui c'è il danno più sottile di tutti, perché questo scontro non delude solo se stesso, ma rende inutile tutta la stagione che lo precede. Per 8 episodi ci hanno ripetuto che Patriota è invincibile, che non si sa come fermarlo, che serve ad ogni costo questo V1 perché non lo deve prendere, e poi lo prende. Poi lo vedi in questa stanza, in difficoltà, che non riesce a volare via, a prendere cazzotti e a cadere così in fretta. E allora ti chiedi, ma tutto sto casino, ma per che cosa? Se veramente bastava così poco. Tra l'altro poi il mega McGuffin della onda energetica sviluppata in mezzo episodio. Allora io che le ho viste a fare 4 stagioni intere. Patriota che muore da vigliacco, ci sta, ok, è il punto, è quello a cui la serie doveva arrivare. Lui è sempre stato un bambino spaventato, a cui tolto il potere resta solo quello che alla fine è, un uomo che fregna. Infatti quella scena, abbiamo detto, è costruita bene, anche divertente. È la prima volta in vita sua che Patriota prova del dolore fisico vero, e quindi prova cosa vuol dire essere inferiore, essere in pericolo. Lui questa roba non l'aveva mai sentita, e quei pugni in faccia glielo fanno capire. Gli fanno capire che adesso non vale più niente. Lo stesso autore della serie l'ha detto: ogni autoritario, una volta che gli toglie il potere, diventa immediatamente patetico. Quindi il problema non è che Patriota muore implorando, il problema è che ci arriva svuotato. Per 3 stagioni è stato sull'orlo del massacro, sempre fermato un attimo prima. Per tutta la serie quindi ha costruito l'attesa di un'apocalisse, di un dio che scatena l'inferno. E adesso era anche pronto a farlo perché non aveva più nessun freno. E invece il suo ultimo grande atto è l'ennesimo discorso minaccia già fatto mille e mille volte, in cui appunto dice che dominerà l'America. Abbiamo quindi un massacro promesso, da come era stata costruita la serie, che non arriva mai. E quindi quando viene ucciso non sembra che stiamo uccidendo il dio terribile che ci stavano propinando. È semplicemente un uomo che la stagione aveva già svuotato di ogni minaccia. Le altre morti poi vabbè chiudono i cerchi giusti. Abisso muore quasi per mano di Starlight perché viene spinto nel mare dove i pesci lo fanno fuori, nello stesso modo in cui Adam Bork era morto per quell'anguilla qualche puntata prima. E poi c'è l'epilogo, che è quasi la parte scritta meglio del finale, certo anche con qualche forzatura qui, però capiamo. Butcher decide di sterminare tutti i super col virus e ci arriva perché Ryan lo rifiuta e poi scopre che il suo cane Terror è morto. Un po' troppe cose negative in un giorno, nonostante ha appena fatto fuori il Patriota. Decide quindi di prendere il virus e liberarlo, che è quello che insomma desidera da tempo, fare fuori tutti i super. E qui è interessante vedere come Butcher riesce ad entrare nella Vault come entri, non lo so, al Penny a fare la spesa, tranquillamente, da uomo qualunque, senza neanche più i poteri. Piede di porco in mano, entra e va a versare il virus nei serbatoi dei irrigatori antincendio. Che poi, cioè, tu versi il virus nell'acqua in questi serbatoi, quindi in teoria il virus è diffuso, perché questi serbatoi io non credo che siano ermetici. E da come ce l'hanno raccontato il virus, quando c'è stata la scena nella casa che loro hanno chiuso tutto con lo scotch, con le plastiche, in teoria il virus è libero, però non ce lo vendono in questo modo adesso. Di nuovo problema di incoerenza. Il fatto è che se questo virus viene rilasciato, anche se per come la vedo io è stato rilasciato nel momento in cui l'ha versato nell'acqua, tutti i super moriranno, compresa Kimiko, Starlight eccetera. Yuri si accorge che il virus manca, capisce tutto, quindi va da Butcher e lo affronta e preme il grilletto, gli spara. È interessante vedere come Butcher avevamo capito noi spettatori che si sarebbe fermato perché ha rivisto in Yuri il suo fratello Lenny, e quindi questa è una bella chiusura per il personaggio di Butcher che finalmente si redime. Sappiamo adesso che dentro di lui c'è qualcosa di buono, solo che purtroppo Yuri nel frattempo ha già sparato e la chiusura possiamo dire che è giusta. Alla fine tutto è iniziato con Yuri e Butcher e finisce di nuovo con loro due. Butcher non poteva avere un lieto fine. Latte materno nel frattempo si sposa, tipo torna finalmente a vivere una vita di famiglia. Totalmente a caso Ryan sta con lui, non ho capito perché. Quando è stata raccontata sta cosa, boh. Kimiko va a Marsilia dove sarebbe voluta andare con French, e in mezzo a tutto questo ecco che rispunta dal nulla Stan Edgar. That's why I've agreed to return to Vought as its interim CEO. A steady hand che annuncia che tornerà a capo della Vault come amministratore delegato, perché il male in questo mondo non lo sconfiggi mai del tutto. La macchina che produce i mostri resta quindi in piedi,
pronta a ripartire. Questa è l'unica nota davvero amara dell'epilogo e guarda caso è anche l'unica buttata lì in fretta, liquidata in una mezza battuta vista nella televisione nella scena, e avrebbe meritato un po' più di spazio, secondo me. Yui invece riapre il suo negozio di tecnologia e elettrodomestici, quello che sia, che aveva a inizio serie. Qui scopriamo che Starlight è incinta, è passato qualche mese, e che il bambino si chiamerà Robin, come la ragazza che A-Train aveva polverizzato nella primissima scena. Il cerchio quindi più grande di tutti che si chiude. Ci sta, è una cosa carina. E poi una cosa che invece non mi spiego è perché Yui decide di rifiutare il lavoro che il presidente gli ha offerto di stare a capo lì della commissione per controllare i super. Perché tu rifiuti quel lavoro? Perché vuoi avere una vita normale. Il fatto è che poi vediamo lui e Starlight che hanno tipo una sorta di qualcosa che intercetta le chiamate della polizia, quelle robe là, che appunto quando c'è un pericolo vediamo Starlight che va ad intervenire. E allora io dico, se comunque dovete aiutare le persone, perché non farlo ufficialmente assunti direttamente dal presidente degli Stati Uniti? Non ha letteralmente senso. O vivi la tua vita normale, o a sto punto continua a dare una mano in maniera ufficiale. Perché devi fare una via di mezzo? Il fatto quindi è che tutte queste chiusure sono giuste. Ogni cerchio si chiude, più o meno, eppure non senti niente. E non senti niente perché ci si arriva dopo una stagione che ci ha trascinato nel modo più stanco possibile, scegliendo ogni volta la via più comoda, ripetendosi, smaltendo personaggi invece di chiuderli, girando a vuoto attorno a un finale che conoscevamo già. Pensate a Sister Sage che semplicemente si fa togliere i poteri da Kimiko perché l'ha provocata un pochino e poi dice dai, adesso sono stupida, me ne vado a Disneyland, tipo una roba del genere. È un personaggio che dall'inizio alla fine è stato inutile, venduto come il più intelligente ma si è rivelato essere il più stupido, e nonostante lei abbia letteralmente aiutato a mettere insieme questa sorta di dittatura, ok? Abbia contribuito a creare campi di lavoro, ha fatto uccidere un sacco di persone, ha fatto un sacco di danni, semplicemente lei se ne va a Disneyland come che nulla fosse, conseguenze zero. Non è giusto, cioè cavolo, doveva patire le pene dell'inferno per tutto quello che ha fatto. Poi una delle cose che sto sentendo in giro è che alla fine questo finale dai non è così male, pensavo peggio, ma io no, non ci sto, perché accontentarsi del meno peggio è come dire ho bevuto il piscio ma almeno non ho ingoiato la merda, resta comunque piscio. E quando una serie storica ha chiuso male, vedi il Trono di Spade o vedi quell'altra cacata di Stranger Things, la gente si è lamentata, e io mi lamento di The Boys perché è una serie che ho amato, che ha il suo picco di importanza nella serialità recente e che aveva tutte le carte in regola per creare un gran finale, bastava avere coerenza nella scrittura. E quindi io non mi spiego del perché questa quinta stagione è un susseguirsi di scelte sbagliate. Poteva veramente chiudere col botto, invece ha scelto di non osare, di restare nella sua zona di comfort, dove il pubblico non si stupisce ma neanche si arrabbia troppo. Finale giusto, ma sepolto sotto una stagione che non ha fatto percepire quel finale guadagnato. Fammi sapere qui sotto cosa ne pensi di questo finale. Io sono Gabriele e se ti piacciono video analisi su film e serie TV di questo tipo ti invito ad iscriverti al canale per non perderti le prossime e lasciarmi un mi piace, così mi fai capire che hai apprezzato il contenuto. Detto questo, ti saluto e ci vediamo al prossimo video.